York, agli inizi del Novecento, è una città ancora vergine, che pullula di novità sia in campo meccanico che artistico. È un'onda centrifuga moderna, che permette l'inaugurazione dell'Armory Show nel febbraio del 1913, ed esponendo gli artisti contemporanei si oppone ad ogni risultato ottenuto dalle espressioni artistiche di quel periodo. Si respira un clima rivoluzionario. Mentre Marcel Duchamp è intento a togliere ogni attrito dalla propria arte, capovolgendo la ruota di bicicletta, Francis Picabia oglia gli ingranaggi di un manifesto in cui dichiara guerra alla forma. Guerra alla forma. La forma, ecco il nemico. Questo è il nostro programma. Di Picasso si è detto che egli studiava un oggetto come un chirurgo disseziona un cadavere. Di questi cadaveri ingombranti che sono gli oggetti non ne vogliamo più. Ci basta la luce. La luce assorbe gli oggetti. Gli oggetti non contano che per la luce che li bagna. La materia non è che un riflesso e un aspetto dell'energia universale. Dai rapporti tra questo riflesso e la sua causa, che è l'energia luminosa, nascono quelli che impropriamente si chiamano oggetti, e si istituisce questo non senso, la forma. Sta a noi indicare questi rapporti, sta all'osservatore, al regardeur, ricostruire la forma nel contempo assente e necessariamente vivente. Noi ci indirizziamo contro la forma di cui ci hanno riempito gli occhi e le orecchie, la forma davanti alla quale si inginocchiano tutti quanti, metti i bastoni tra le ruote alla pittura. Allo scoppiare della Prima Guerra Mondiale, Zurigo è l'unica isola neutrale, l'unica città europea destinata a diventare il covo ribollente che può agglomerare disertori, rifugiati politici, ogni tipo di obiettore e rivoluzionari. Vi troveranno ospitalità rumeni come Segal, Zara e Janko, olandesi come Otto e Aja van Res, tedeschi come Ball e Hülsenbeck, alsaziani come Arp e altri ancora. In questo vulcanico clima, il 5 febbraio 1916, si inaugura il Cabaret Voltaire, in cui si succederanno incandescenti ed euforiche serate, con letture di poesia, musica popolare e musica classica, danze africane, mascherate tribali, in cui vi è costante l'intento di superare ogni limite espressivo, inventando nuovi linguaggi, nuove forme esecutive, mescolando suoni onomatopeici e parole conosciute, improvvisazioni fonetiche, testi in lingua africana, e la musica è portata alla soglia parossistica del rumore. Campanelli, tamburi, campanacci da mucca, colpi sul tavolo, successe vuote, animavano la ricerca violenta di un linguaggio nuovo, in una nuova forma, e eccitavano sul puro piano fisico un pubblico che inizialmente se ne stava seduto tutto composto dietro i suoi boccali di birra. In seguito esso veniva a tal punto strappato da questa immobile fissità che esplodeva preso da una vera e propria frenesia. Questo era arte, era vita, era ciò che volevamo. Gli ideali della cultura e dell'arte come programma per uno spettacolo di varietà. Questa è la nostra variante del Candide per i nostri tempi. Dada viene dal dizionario, è terribilmente semplice,
In francese significa cavallo a dondolo, in tedesco significa arrivederci, ci vediamo. In rumeno significa sì, certo, ha ragione, è così, naturalmente è giusto, e così via. Una parola internazionale, appena una parola, e la parola indica un movimento, proprio semplicissimo. Nel maggio del 1916 Cabaret Voltaire diviene anche una rivista, in cui saranno pubblicate poesie di Zara, Hölzenbeck e manifesti programmatici. Il linguaggio che si sviluppa nell'incedersi casuale ed evolutivo degli spettacoli sarà una delle peculiarità di Dada, fondendo parole sensate e suoni inventati sul momento, cantilene popolari a versi di animali, per creare un linguaggio del cuore, sempre nuovo e sempre in evoluzione, adattabile alle necessità espressive. Le parole diventano suoni, tesi a creare una musica insensata che supera il logico non senso del fluire quotidiano, ricercando gli spazi astratti in cui possa risuonare meglio e graffiare l'udito. È una provocazione continua in cui la parola perde il suo significato logico-comunicativo e a comunicare sono i suoni posti al di fuori dei territori della logica dei valori acquisiti. Giolifanto bambla, o falli bambla, grossigan fa habla horem, e gica goramen. Higo bloico russula hushu, hollaka, hollala, hallogo bum, blago blago bum, bosso giotaka, shampa vula vus, sei tattagorem, shige giunzaba. Ulubu, subudu, ulu subudu, tumba baum, gusagauma, baum. Si crea così un'area magico-primitiva o infantilmente incosciente, scagliata implosivamente verso l'assurda realtà della guerra e verso la drammaticità che seppellisce la libertà ludica. Alle cannonate si oppongono canzoni, poesie e dipinti, arte contro la follia della vita contro la follia della morte, un nuovo ordine che ristabilisce l'equilibrio tra il cielo e l'inferno, portandosi dietro il disgusto urlato contro l'arte istituita, dell'artista eletto e miticizzato e dell'atto creativo, deridendo l'iperrazionalità che costituisce le fondamenta della società del periodo e delle condizioni storiche all'interno di essa, senza però cadere nelle facili pieghe dell'utopia pacifista. Hölzenbeck
Nel 1917 si trasferisce a Berlino, in cui è più forte la protesta sociale e politica, e il movimento Dada inizia a viaggiare sugli stessi binari rivoluzionari della Lega di Spartaco, di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. I toni della satira, l'inclinazione sovversiva sono più accesi, trovando collaborazioni in Groz, con le sue caricature acide e realiste, in Bader, con la sua violenta anarchia, e Raoul Auschmann, con cui nel 1918 pubblicherà il manifesto Che cos'è il dadaismo e cosa vuole in Germania? La vita si presenta sotto l'aspetto di un groviglio simultaneo di suoni, di colori e di ritmi spirituali, che l'arte dadaista accoglie imperturbabile, insieme con tutti i gridi sensazionali e la febbre della sua temeraria anima quotidiana in tutta la sua brutale realtà. Qui si trova il bivio nettamente marcato che separa il dadaismo da tutte le precedenti tendenze artistiche e soprattutto dal futurismo, in cui gli imbecilli hanno creduto di vedere una nuova edizione dell'impressionismo messo in atto. Il dadaismo è il primo a non guardare più alla vita dall'angolazione dell'estetismo e a lacerare invece nelle sue componenti tutte le parole d'ordine che vanno di moda: etica, cultura, interiorizzazione. E sono nient'altro che un mantello per coprire muscoli flaccidi. Dada non è una facciata per l'ambizione di alcuni letterati, contrariamente a quanto vorrebbero far credere i nostri avversari. Consentire, negare, il grandioso abracadabra dell'esistenza da ali e nervi del dadaista autentico. Così si mette a giacere, così corre precipitoso, così va in bicicletta, mezzo Pantagruele e mezzo San Francesco, e ride, delle prese di posizione estetico-morali, delle esangue astrazioni dell'espressionismo, delle teorie riformatrici del mondo proclamate vuote della letteratura. Per il dadaista, nella parola e dell'immagine, per il divenire dadaistico del mondo. Essere contro questo manifesto significa essere dadaista. A questa accaldata incitazione fa eco il manifesto Dada, 1918 di Tristan Tzara, dove è ancora più fortemente espressa la volontà distruttiva del movimento. Il nichilismo si insinua tra le righe sino a diventare il padrone e nella mente, come nella vita, annulla ogni valore costituito e la sua stessa esistenza, ogni dogmatismo, anche quindi l'imposizione di non costruire. In questa rete di canoni scanonizzati, secondo le maglie dell'illogicità, fare e non fare sono legati strettamente alimentandosi nella loro indifferenza. Ogni uomo, quindi, è il primo uomo sulla terra dotato d'utopica spontaneità. Ordine, disordine, io, non io, affermazione, negazione. Irradiamenti supremi di un'arte assoluta, assoluta impurezza di caos cosmico e ordinato, eterno nel globulo secondo senza durata, senza respirazione, senza luce, senza controllo. Libertà, da,
urlo dei colori contratti, intreccio dei contrari di tutte le contraddizioni, delle grottesche, delle incoerenze. La vita. Gridare, gridare. Sempre nel 1918 esce a Berlino Der Dada, raccolta ufficiale delle idee del gruppo, importante per le innovazioni apportate nella veste tipografica e per la presenza di fotomontaggi. Oltre alla poesia e ai manifesti nella letteratura Dada, un altro dei molteplici settori di innovazione è quello dell'impaginazione dei testi e delle immagini, la cui scintilla primordiale è riscontrabile nelle tavole parole libere, che inauguravano esperimenti sul valore figurativo delle parole presso i futuristi. L'astrattismo si impossessa della creatività dei dadaisti nelle pagine delle infinite riviste che diventano agglomerati esplosivi di carica inventiva. Disegni, fotografie e parole hanno lo stesso valore, si affiancano disordinatamente secondo un senso di anarchica libertà che sottrae la pagina stampata a qualsiasi conformazione a uno specifico contenuto. Nelle pagine di Der Dada, le parole e i disegni si accostano generando un'immagine autonoma. L'evoluzione linguistica si fa sempre più audace, raggiungendo i gradi espressivi di una violenza polemica inestinguibile. Le armi letterarie utilizzate da Max Ernst e Bargeld a Colonia si concentrano sul periodico Der Ventilator, che presenta fotomontaggi e disegni meccanici da distribuire agli operai nelle miniere. Kurt Schwitters, dal suo esilio di Hannover, costruisce una torre babelica per innalzare lo spirito. La vita quotidiana, fatta di oggetti destinati a diventare rifiuti e quindi a scomparire, entra nell'arte senza rinnegare il significato estetico del suo operare, e da una sillaba impazzita della parola commerce, saltata fuori dalla spazzatura, nasce Merz, la definizione del suo lavoro. Il principio estetico, implicito nell'arte Merz, crea attriti entrando in contraddizione con l'approccio più distruttivo nei confronti dell'arte predicato da Elsenbeck. Ma la contraddizione è uno degli aspetti peculiari dell'essenza Dada, l'incredibile capacità di affermare e negare gli stessi concetti anche all'interno di uno stesso testo. In uno stesso respiro azioni opposte, sempre in contrasto con la logicità razionale, ampliando così gli orizzonti di libertà espressiva, traducentesi in nuovi, anzi nuovissimi episodi creativi. Dada accetta la contraddizione e ne fa un emblema, interiorizzando punti di vista divergenti che verranno poi metabolizzati e quindi eliminati come una dichiarazione di morte dell'arte. Anche Man Ray seguirà poi questi impulsi omicidi nei confronti della poesia, pubblicando su 391 nel 1924 una poesia visiva in cui sostituisce alle parole solo delle cancellature. Allo spegnersi dell'energia zurighese, l'attività Dada è attratta dai richiami artistici, dalle novità letterarie che Parigi irradia. È a Parigi, infatti, che Apollinaire, Louis Aragon, André Breton, Philippe Saupow operano e in cui è fondata la rivista Littérature, che già nel 1919 aveva adottato e avvicinato l'anarchia Dada. È impossibile sapere dove e quando ebbe nascita Dada. Questo nome che a uno di noi piacque dargli ha il vantaggio d'essere perfettamente equivoco. Il cubismo fu una scuola di pittura, il futurismo un movimento politico. Dada è uno stato d'animo. Uno stato d'animo non può avere una costituzione ben precisa. Abbiamo già parlato della contraddittorietà insita, ma un'intenzione era chiara per tutti: sabotare le strutture e le sovrastrutture dell'arte e della società, negandone il loro potere istituzionale.
corrodere dal di fuori e dal di dentro, inventando scherzi per togliere sonno alla borghesia. È un'intima essenza che riconosce la meravigliosità e l'idiozia di ciò che compie. Ciò che è stato chiamato movimento Dada fu in realtà un movimento della mente, con il suo punto di partenza, il suo apogeo e la sua caduta, e non solamente una nuova scuola artistica. Quello Dada è uno stato d'animo che ha in sé i principi distruttivi e nichilisti, a cui si affianca, logorante più che mai, giocando con il linguaggio e le espressioni comuni, l'ironia piena della sua carica critica. Ma dall'ironia è facile espandersi e fondersi assurdamente al paradosso, che estende il contenuto derisorio oltre i confini della logica. Non passeggiamo più che sulle colline senza alcun carattere. Tu porti il cappello sui tuoi piedi e cammini sulle mani. Cammini sulle tue mani. Il tuo cuore è un occhio nella scatola di caucciù. La birreria di Colonia, nel 1920, ospiterà un'esposizione Dada, ma per raggiungere la sala bisogna attraversare i gabinetti. Un'ascia è lasciata a disposizione del pubblico. Nelle serate di cabaret verranno letti manifesti e poesie Dada, fondendo espressioni infantili, primitive e incomprensibili, a testi di autori seri, conducendo gli spettatori nel caos e nell'insofferenza, che verrà manifestata con lo scontro fisico. Sara, nel tentativo di allontanarsi da una concezione soggettiva dell'atto creativo, estrae da un cappello delle parole singole ritagliate da un articolo di giornale, creando la poesia casuale ed introducendo il caso come elemento creativo, mettendo in crisi il principio di causalità e la validità dell'atto individuale. In questo modo, irrazionalmente, si vanno a riempire gli spazi lasciati vuoti dall'atto razionale, quegli spazi in cui la razionalità non può arrivare. Ma coerentemente alla contraddittorietà propria del movimento, alla volontà disindividualizzante o temibile affidandosi al caso, viene opposto un atteggiamento di radicale individualismo che arriva a non valutare assolutamente qualsiasi attenzione ad aspetti esterni all'io. Tutto ciò che non sono io è incomprensibile, che io vada a cercarla sulle rive del Pacifico o che la raccolga nelle contrade della mia esistenza. La conchiglia che mi accosterò all'orecchio risuonerà della stessa voce che prenderò per quella del mare e che non sarà altro che il rumore di me stesso. Inderdorf, Ludenburg non sono nomi storici, esiste soltanto un nome storico, Bader. Questi signori, marionette dondolanti appese ai fili dell'eternità, che io muovo come mi pare e piace, dimenticano che la terra fu perduta perché volevamo essere più intelligenti in Germania del presidente dell'universo. Già nel 1914 avevo dichiarato chiaro e tondo che la Germania è la sede dell'universo, corredando la dichiarazione con più profondi pensieri cosmici e apponendovi in calce il più magico di tutti i nomi, sicché a nessuna persona saggia sarebbe potuto sfuggire il fatto che questo era un ultimatum irrevocabile e che se fosse stato disatteso irresponsabilmente avrebbe condotto senza remissione alla catastrofe di Sarajevo. Il presidente del globo terrestre sta in sella al cavallo bianco. Dada. Arte è egoismo e libertà. Sento l'arte come un'elaborazione disinteressata, posta da una coscienza superiore dell'individuo, trascendente ed estranea perciò
dalle cristallizzazioni passionali e di esperienza volgare. Dada non è un assioma, Dada è un atteggiamento dello spirito, la cui sola regola è di non averne. Risalgono al 1921 i primi screzi interni al gruppo e lo spirito Dada originario si ritrova sano in un'esposizione di Max Ernst. I Dada senza cravatta e in guanti bianchi passavano e ripassavano. André Breton mangiava fiammiferi, Georges Ribeaud d'Essagne urlava ogni momento. Piove su un cranio. Philippe Soupeau giocava a nascondino con Tristan Tzara, mentre Benjamin Perret e Charcun si stringono la mano in continuazione. Sulla soglia dove si drizzava un manichino dal sorriso enigmatico, Jacques Rigan contava a voce alta le automobili e le perle delle visitatrici. Perché solo coloro che Dada è uno stato d'animo che rifiuta di trovare appoggi nella realtà circostante ed anzi si impegna profondamente a disintegrarne la consistenza. L'affermazione conclusiva dovrebbe essere esclusivamente la vita, che sostituisce ogni valore, ogni mediazione. Il passaggio crudo dall'arte all'esistenza individuale, la loro fusione, viene adottato come principio esecutivo portato alle estreme conseguenze. Ma l'interpretazione individuale di questi principi, adattati alle esigenze e alle contingenze soggettive, avrà come estrema conseguenza l'infrangersi dell'unità d'azione e lo spirito Dada sopravviverà nelle imprese isolate di artisti già appartenenti al gruppo o di nuovi adepti. In anni in cui sbozzavano avanguardie da tutti i lati, non è facile trovare le origini che abbiano potuto poi dar luogo al movimento Dada, le radici filologiche da cui possa aver attinto. Grandi affinità sono riscontrabili con l'opera di Alfred Jarry, che alla fine dell'Ottocento crea la patafisica, la scienza delle cose inutili. Grande influenza ha sicuramente avuto l'alchimia della parola di Arthur Rimbaud, o la ricerca di nuove forme espressive contraddistinte dalla fusione di poesia e disegno, i calligrammi di Guillaume Apollinaire, e la sua azione appannaggio dell'avanguardia, o ancora la ricerca sulla parola e sui suoni nei testi teatrali di Raymond Roussel, o la pagina bianca di Mallarmé, o le morbose allegorie e le macchinazioni infernali di Isidore Ducasse. Ma ogni affermazione lascia il tempo che trova, in un movimento che ha sempre rinnegato ogni legame con il passato e con la memoria storica, addirittura. Bisogna che i vivi siano più forti dei morti e che imparino a vivere nel proprio tempo, dimenticando il passato. Il nutrimento energetico del gruppo Dada è la modernità con i suoi figli. In America mi balenò l'intuizione che il genio del mondo moderno è la macchina e che la macchina è il più vivido tramite espressivo dell'arte. La macchina è l'anima della vita umana. L'evoluzione meccanica in America mi ha profondamente colpito. La macchina non è un appendice della vita, ne fa ormai parte, forse ne è l'anima. Una modernità che alimenta il fuoco caratteristico della contraddizione e della dissamazione, che costituirà una ribellione interna allo stesso panorama delle forme artistiche del tempo, pur utilizzandone alcuni strumenti espressivi e creandone altri. Infatti, gli stessi Duchamp e Picabia riprendono alcuni elementi figurativi della tecnica cubista, per poi allontanarsene interpretando concettualmente o ironicamente il soggetto spersonalizzato.
Le attenzioni riservate a forme espressive infantili o ai fotomontaggi come Nerdfeld o Gross dai forti contenuti caricaturali fanno pensare ad uno stretto legame con l'espressionismo tedesco, ma inesorabilmente anche l'espressionismo verrà rinnegato. Lo spirito provocatorio delle serate dadaiste fa pensare, invece, ad una ripresa delle esibizioni pubbliche dei futuristi, ma una distinzione fondamentale li separa: sulla concezione estetica e cinica nei confronti delle innovazioni tecnologiche che il futurismo innalza a modello per il nuovo mondo e modo di vedere e creare. Il futurista è morto. Di che? Di Dada. Il cubismo costruisce una cattedrale di patè di fegato artistico. Cosa fa Dada? L'espressionismo avvelena le sardine artistiche. Cosa fa Dada? Il futurismo vuole salire su un lirismo più ascensore artistico. Cosa fa Dada? Dada passa tutto con una rete nuova. Dada esiste da sempre. La Santa Vergine già fu dadaista. Dada non ha mai ragione. Il merito principale dell'anarchia dadaista è quello di avere allargato i confini dell'estetica, dimostrando che ogni atto e ogni procedimento può essere considerato, abbattendo le frontiere rigide, sbassando le altezze immaginarie, rimettendole sotto la dipendenza dell'uomo, a divenire oggetto di attenzione creativa, spianando la strada ad altre manifestazioni artistiche, come ad esempio il surrealismo. Nel 1924 il primo manifesto del surrealismo segnerà la fine dell'avventura Dada, mentre Picabia deviava le sue teorie sull'istantaneismo. Affinità e forse anche una certa continuazione agli scritti di Zara si possono riscontrare nei lavori di Ionesco e nei testi teatrali di Beckett. Nel secondo dopoguerra si verifica una ripresa delle concezioni Dada nell'action painting, che in alcune occasioni prenderà il nome di Neo-Dada, ed anche nelle manifestazioni della pop art di Warhol. Continua così, ancora, la lotta feroce nei confronti delle strutture iperrazionali della società, che però si mostra sempre più forte e sembra assorbire ogni colpo provocatorio, anche basso, destinando le opere di questi artisti non tradizionali all'oblio evolutivo del museo. Per questo motivo, ogni qualvolta un artista con la propria arte creata o reinventata sul momento riesce a dare uno scossone allo statico pensiero sociale, si risveglia lo spirito Dada. È questa l'unica eredità che avrebbero voluto lasciare i membri di quella folle congregazione e che forse ci hanno davvero lasciato. Giolifanto bambla, o falli bambla, grossigan fa habla horem.
Ejika ramen. Higo bloiko rusula hushu. Hollaka, hollala, hallogo bum. Blago blago bum. Bosso, jotaka. Shampa vulavu, sei tattagorem, shige junzaba. Ulubu, subudu, ulu subudu, tumbabau, gusagauma, bau.